Buonasera, mi chiamo Roberta Sacco, ho 46 anni e nella vita faccio il consulente finanziario. Diciamo che il credito è il mio mondo da sempre, da quando mi sono laureata. Sono laureata in economia e commercio con la specializzazione in economia politica, conseguita negli anni tra il 1989 e il 1994 a Milano in Bocconi. Diciamo che ho avuto un percorso di carriera fatto di tante cose, perché dopo un anno di esperienza in banca come dipendente ho deciso di provare a fare un percorso da professionista, quindi mi sono licenziata, ho fatto il promotore finanziario, ho fatto l'esame per diventare promotore finanziario e in effetti ho cominciato subito nella mia città di nascita, che non è Roma dove vivo adesso, ma è Pescara. E nel corso di 5 anni lì ho fatto questa esperienza di lavoro con 2 diverse aziende di credito. Nel 2004, sentendo molto forte la spinta di trasferirmi a vivere in una città più grande dove ritenevo ci potessero essere per me sia a livello personale che a livello professionale delle più grandi opportunità, ho mollato tutto, soprattutto ho lasciato in Abruzzo, a Pescara, la mia famiglia, quindi gli affetti più cari, e mi sono trasferita insieme al mio compagno, una persona con la quale sto insieme da 15 anni, qui a Roma, accettando l'offerta per un contratto di lavoro a tempo determinato a Roma con una multinazionale. Per questa multinazionale operavo nel settore comunque del credito, perché avevano un team finance e quindi comunque mi hanno preso perché le competenze per lavorare in quel team le avevo. Dopodiché dopo un anno, pur avendo avuto una proposta per restare, ho ritenuto opportuno tornare a quello che è sempre stato poi il mio mondo, cioè il mondo della finanza. Sono stata assunta con un contratto a tempo indeterminato in Banca Nazionale del Lavoro qui a Roma e per loro sono stata lungo un arco di tempo di 11 anni, dapprima gestore relazionale della clientela e poi private banker. A luglio dello scorso anno, per una serie di ragioni che sono di natura personale e filosofica, ho ritenuto opportuno tornare alla libera professione e quindi adesso per un'altra azienda importante sullo scenario italiano della finanza e del credito faccio il consulente finanziario con un portafoglio personale. Ho maturato l'idea che l'Italia sia ancora un paese in cui gli uomini e le donne non giocano nel mondo del lavoro la stessa partita, cioè credo ancora che al di là di quello che si dice o che si auspica le donne facciano maggior fatica a raggiungere ruoli apicali e dirigenziali, quindi siano comunque in parte handicappate dal fatto che spesso non vogliono anche avere famiglia e dei figli, e conciliare tutte queste cose in modo buono è già difficile, è ancora più difficile scontrarsi con una certa cultura che in qualche modo pensa che determinati ruoli di potere, di comando, strategici per le aziende o per le istituzioni siano meglio ricoperti appunto dal sesso maschile. Personalmente infatti ho anche pagato un prezzo, sebbene consapevole, nel senso che non ho figli e questo mi ha permesso di magari crescere molto nel lavoro. Non sono certa che se avessi avuto dei figli e avessi dedicato loro il tempo che ritengo si debba poi in effetti dedicare a dei figli quando si decide di averli, oggi mi troverei dove sono. Ritengo comunque di essere una persona fortunata, nel senso, all'età che ho sto facendo il lavoro che mi piace in un'azienda che amo molto, diversa da quelle precedenti, e dove credo che certi temi relativi anche all'assenza di conflitto di interesse è un tema molto forte oggi nel mondo bancario, perché è difficile fare questa professione sentendo di aver rispettato un sistema di valori e di certezze, cioè di convinzioni etiche importanti. Quindi ritengo in ogni caso di essere una donna molto fortunata e non ho avuto delle grandi difficoltà, anche perché ho sempre trovato delle aziende interessate alla mia posizione.
Quello che posso dire è che la mancanza di stimoli e a volte vedere che secondo me le risorse umane non vengono gestite nel modo appropriato, quindi anche cercando di valorizzare quelle che in ognuno sono le competenze, mi ha portato a cercare appunto nuove opportunità e nuove strade. Lì ci vuole una buona dose di coraggio, perché comunque il cambiamento è sempre fatto lasciando qualcosa che si conosce verso qualcosa che è appunto l'ignoto, ma aveva ragione secondo me Darwin quando diceva che la specie destinata a sopravvivere non è né la più forte né la più diciamo la più grossa, la più grande, ma è quella maggiormente predisposta al cambiamento. Quindi il cambiamento secondo me va vissuto come un'opportunità, come un'occasione di rimettersi in gioco. E credo anche molto che siano poi alla base degli sviluppi di carriera i rapporti fra le persone, ed è per questo che diciamo, è diventata una mia regola, ormai fa parte di me, neanche me ne conosco più, la profonda convinzione che essere gentili con gli altri, essere disponibili nei confronti dei propri colleghi, approcciare ad una strategia o una visione delle cose diversa da quella personale, a volte anche molto lontana, anche se richiede uno sforzo iniziale importante, il più delle volte crea valore aggiunto, crea sinergie, ci fa scoprire appunto diverse prospettive che non possono che arricchirci. Quindi questo però è possibile quando l'atteggiamento nei confronti di chi ci sta accanto nella vita privata o nel mondo del lavoro è un atteggiamento di apertura, un atteggiamento possibilista, è un atteggiamento morbido, che non significa che la morbidezza non deve essere scambiata con mancanza di forza, in realtà essere gentili anche in situazioni poco diciamo piacevoli, a mio modo di vedere, è un indice di forza, un sintomo di determinazione che ci porta a puntare ad un obiettivo a volte più lontano, percorrendo una strada che non è sempre quella diciamo comoda che avremmo immaginato. E come tutte le persone ho anche un sacco di difetti e la cosa su cui miro a lavorare di più, perché mi è capitato nel corso del tempo in momenti chiave della mia vita, è cercare di essere ottimisti e positivi, perché credo che un atteggiamento positivo inneschi un ritorno positivo, magari percorrendo anche strade tortuose, strade che non sono proprio quelle che possiamo immaginare. Spero di avervi raccontato abbastanza, grazie.